Ieri sera c'erano di qua e No, di però là. erano scritte. Sì, Per esatto. esempio, mi sembra come se, sai, nel grigio c'era scritto qualcosa e Sì, poi hanno sì, tolto, sì, ma no, la casella è no, rimasta grigia. Sono solo che sicura loro non ce l'hanno, no, spero di non. Va bene. Sì, dovrebbe essere acceso però, sai? Deve essere acceso perché vedo che si muove il... Mi senti? 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova. 1, 2, 3 prova. Si sta anche connettendo un tipo poco raccomandabile lì. Il maestro di Zoom. Ieri sera l'hanno fatto venire su perché non se la cavava. 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova. Aspetta, però si sì. Ah, vediamo. Sì, Scarlett e... Aspetta, vediamo. Ok, vai. 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova, test, test, mi senti? Ok. Ma tu hai più uno o questo? Ragazzi, no, posso fare una di Last Night Baby? Io adesso ritorno su questo. Puoi cambiarla, puoi tagliarla. Ok, ok. Davide lo sa che io traduco in italiano? Davide, tradurrai in italiano? Perché a quanto pare loro parlano in inglese. Ok? Ok? Solo per dirtelo che vuoi. Che non ci sia qualcosa da girare, voltare. Per via della... sulla borsa. Ciao. Questo cordone e questo su? Vabbè, poi tanto sono Sì, penso di sì. citato più volte. Strano. Vabbè, vado. Ci vediamo dopo. Mi chiami quando esci. Purtroppo temo alle 21:30. Sto facendo il pranzo alle 3. Va bene. Valeria dice che l'ha portato in sala colonne, quindi lassù ce ne dovrebbero essere 2 a questo punto. Devo andare a vedere. Sì, ma io che sono Umberto oggi. Io ne ho visto uno veramente. Poi mi ha detto no, perché ho detto ma il traduttore è attaccato ad uno dei nostri. Mi ha detto no, lui si è attaccato a quelli che avevamo noi. Vabbè, cosa io lo vado a prendere? Penso che loro siano veramente si rendono conto di quello che hanno. Sì, no, perché qui ricordo che ce n'erano 2, però... Sì. No, però... Uno lei l'ha portato su, quindi magari. Sì, uno di questi lei l'ha portato su. Però mi sembra che su ce ne fosse già uno, per quello che ce n'è uno che manca, secondo me. L'amica ha preso Roberta, perché io non... Cioè io ho usato quello lì, non mi sembra di averlo preso neanche per errore. Allora, adesso vediamo questi cosa parlano, poi ci guardo, lo scrivo anche a Roberta se apre il caso, perché non credo che uno lo prenda involontariamente, cioè... Però siccome rimane pure attaccato, questa lei magari non vuole staccarlo, si è portato. No, ma Valeria mi ha detto che l'ha staccato, però è andata su e l'ha portato su. Allora
E tutti questi qua fenomeni lo sanno tutto L'inglese. l'inglese. Penso che sappiano solo il francese. Perché i francesi di solito sanno solo il francese. Ma io me ne frego. Ah sì. Stamattina è venuto uno degli stranieri che veramente mi ha un po' qualcosa tipo che queste cuffie non si sentono. E io allora gliene ho data un'altra col volume al massimo e mi ha detto, secondo me è sordo quell'uomo lì. Però se è sordo deve trovare lui delle soluzioni, non maltrattare me. No, Sì. ce l'ha. Comunque, io adesso schiaccio italiano e vado su italiano, giusto? Vuoi parlare in italiano? Sì. Sì, ma puoi farlo. Cioè, sono sull'italiano, aspetta. Sì, perché... Ok, No, scusa. così, ok. Però se lui parla in inglese, ecco, infatti, sapevo. Buon pomeriggio a tutti. Magari se gli volete dare una cuffia a lui che così sente cosa. Non me ne frego. Very well. We have a 15-minute delay, as usual, to organize everything at best. Today I'm very proud, not so much for what can be a great tasting, probably. And you can tell from the guests and also the wines that are extremely important and incredible, which have made the history of Bordeaux. But because we have this new relationship with Olivier, who has come straight away, so he's the owner of the winery, and also all what pertains to Léoville, Poiferret, and all the wineries in the Poiferret umbrella. And I'm very happy that so when on my way to Milan this morning, it wasn't... lui capisce l'italiano? So this morning we had a dinner, and so at the last moment we decided, and then I asked him, so what do you do this afternoon? I have to present one of the most important producers of Bordeaux. No, you don't come to listen, you join for the tasting with Olivier. And also there is an aperitif later, right, for me? So then Eros knows very well, can speak English very well, and so it would have been very difficult to me. But Eros, so I leave the floor to Olivier and the word to Eros. Purtroppo non parlo italiano, quindi ci sarà la traduzione. Non ho sentito niente di quello che hanno detto di me, ho solo sentito il mio nome e basta. Comunque ho detto solo delle belle cose su di te e anche su di te, sul tuo vino, eccetera. Vorrei innanzitutto dirvi che è un piacere e un onore essere qua e avere questa bella opportunità di presentarvi dei vini della mia famiglia. Chi traduce? Adesso stavo pensando all'aperitivo TV dopo. Molto orgoglioso di essere qui in Italia, Mi ovviamente. aveva il di piacere di iniziare a poter raccontare. presentare le degustazioni, di poter raccontare della vede del Perfetto. Era una battuta. Fa lui la traduzione. Non era previsto la traduzione. Ah sì, traduce per la sala. Lui? E qua ci sono queste, ma non è il mio lavoro. Comunque, oggi parleremo di Saint-Julien. Parleremo di questi due importanti territori, uno No, che è non va Saint-Michele e niente, l'altro sì, che no? è Sette Stelle.
E infatti la mia famiglia è stata la famiglia che ha iniziato a lavorare nel mondo del vino nel 1904 a Lille, nel nord della Francia, a Lille, perché appunto vendevano i vini in Francia di qualità elevata, e hanno deciso di andare a Bordeaux e hanno acquisito Chateau Le Croc un secolo dopo la creazione dell'azienda. But I will ask the service if I can have a pen, because then I can write some information and then I will be for me really easy to translate everything. But Ma scusa, Guarda, là c'è una. I ask in English. Questa è la mia. Cioè, se vuoi ti do qua, ce l'ho. scusi Ilaria, ma perché non distribuite queste qua agli italiani che non capiscono l'inglese? Lui si evita. Però bisognava dirlo forse. 1904. 1904, yes, one century after. Hanno cominciato nel 1904 nella città di Lille con E bisogna dirlo anche, secondo me bisogna dirlo anche a lui. or you start with in 1904 with these fine wines. We started in 1904 as a regular wine merchant, focusing on Sì, insomma, abbiamo iniziato appunto come commercianti di vino, vini di grande qualità, e poi siamo diventati dei produttori. okay. So the first estate is Chateau Le Croc. Quindi Chateau Le Croc è stato il primo acquisto, e abbiamo fatto Chateau La Croix Saint-Estèphe e Chateau Le Croc, quindi il primo vino e il secondo vino, e successivamente abbiamo fatto altri vini di Léoville-Boisferret, che è di Saint-Julien. Prima con Saint-Estèphe, con i due vini di Saint-Estèphe, e poi andremo a Saint-Julien. Okay, so maybe We can start like we can start the tasting if you want, if you are ready. Va bene, possiamo iniziare con la I degustazione. was thinking about a lot of story or something. Okay, okay. So just two words about Soltanto un paio di parole su Chateau Le Croc, che è un cru detto exceptionnel, è a Saint-Estèphe, quindi eccezionale. Esattamente si trova tra i due punti principali di Saint-Estèphe, tra Châteauneuf-d'Estournel e Château-Gonchose, che sono le due denominazioni più importanti. Due scelte molto importanti, uno con Estornello e l'altro è Morosa, e partiremo proprio con la Croix Saint-Estèphe. So the vineyard is 30 hectares, 32 hectares, and like many Bordeaux wine, Quindi abbiamo 32 ettari e vi è Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc, quindi diverse varietà. Come sapete a Bordeaux facciamo sempre blend di varietà diverse. Il focus sulla parte sinistra, quindi Cabernet Sauvignon Merlot, e poi in alcuni casi viene anche aggiunto Cabernet Franc e Petit Verdot. something which is, I think, very important to E una cosa che è molto importante da sapere è che a Saint-Estèphe questa appellation, questa denominazione, ha una personalità molto importante che viene dal terroir, I think it's the most masculine version. sì, che credo sia la versione più diciamo mascolina di strong tannins, but Bordeaux. I tannini sono vigorosi, e il collegamento tra Saint-Estèphe e Rheinbank è Pomerol, perché Pomerol 100% Merlot, Saint-Estèphe 40-45%, ed è lo stesso Veramente ricchi di tipo argilla. di terreno argilloso. Sicuramente a livello stilistico anche tra i più, è una cosa che avevo aggiunto io confrontandomi con lui, che sono a livello di stilistica sicuramente Saint-Estèphe è una delle più intense a livello sia di tannini che di acidità di quelle che possiamo No, trovare ma mi devi sulla dare... parte sinistra. Clara? No, Ilaria? after regarding something which is very important for Bordeaux too, is the vintage. As you know, we never produce the same wine year after year. Each vintage has always its own capacity. Quindi We ogni use to vendemmia ha le sue caratteristiche distintive. Abbiamo cercato vari riferimenti, ma sono sempre molto diversi. No, I'm talking about the vintages. No, sto parlando delle vendemmie, delle annate. Ogni annata è diversa, e di solito le riteniamo come dei figli, no? In many countries,
quite similar. Cioè, spesso le annate sono molto simili in altri luoghi, mentre a Bordeaux, come anche in Sud America, sono molto diversi. Quindi in Europa e molto in Bordeaux non produciamo mai lo stesso vino ogni annata. Ad esempio 2021 e 2022 saranno diversissimi. L'annata naturalmente la stilistica dei vini cambia, una cosa che anche oggi vedremo, insomma, a livello climatico sapete che il clima ha un'influenza molto importante. Adesso diceva che sicuramente, gli ho detto scherzosamente ad esempio, dove invece è molto più costante, lui ha fatto la battuta in Sud America, e sono punti di vista. So we are starting with the Chateau Lacroix Quindi Saint-Estèphe. iniziamo con Château Lacroix Saint-Estèphe, che è il secondo vino di Château Le Croc. Quindi abbiamo diverse etichette sullo stesso terroir e l'idea è appunto quello di avere i vini migliori possibili per la prima etichetta, mentre questa è la seconda etichetta e nel secondo bicchiere ci sarà la prima etichetta. Immagino per il primo vino e la parte importante another time about the Style of the vintage of the wine. Of the wine. So as you told, Saint-Estèphe is famous for to produce, we used to say, masculine wines. Quindi sono vini mascolini, no? E cerchiamo di ottenere tutto il potenziale del terroir, ma la nostra idea è proprio quello di avere vini vigorosi con tannini che sono sempre ben integrati nelle note floreali. Quindi naturalmente dobbiamo aspettare 10 anni per apprezzare i vini di Bordeaux. Quindi l'idea di questa annata è il 2018, che è stata una bellissima annata a Bordeaux, molto importante. Secondo me è importante capire che in Bordeaux, per il Bordeaux, lo si può davvero apprezzare quando è giovane e questo è un buon esempio, questa annata è un buon esempio. È un'ottima dimostrazione di come Bordeaux si possa apprezzare anche nella fase giovanile. Però se Ale serve un traduttore, c'è sicuramente chi sa l'inglese meglio di me. No, ma io sto traducendo. Ma che bella notizia. Sì. Così non vi perdete niente di quello che io vi dimentico, So. perché a livello di inglese è abbastanza buono, ma non a livello di traduttore. E magari datene uno anche a lui, che così se parlano in italiano io traduco per lui in inglese, così segue. Allora vi spiegavo la differenza, no? Quindi questa è una selezione. Nella nostra cantina sostanzialmente cerchiamo di mettiamo tutti i vari appezzamenti e raccogliamo e li mettiamo in cuvée diverse e poi facciamo un blend. Naturalmente cerchiamo di tenere il vino migliore, poi tutti gli altri, seguendo praticamente le varie vigne, i vari vigneti, quindi c'è una differenza di qualità, naturalmente, quindi si possono avere note più floreali, meno floreali, quindi tra ad esempio i primi due vini e sono diversi perché i blend vengono anche se vengono dalla stessa azienda, sono da pezzamenti diversi. In English, I speak English, it's okay. Okay. Good. No, non è la Rai. Perfect. Yes, I get it. Ok, perfetto. So the vintage 18, as I Però adesso non gliela dovete dare. Come dicevo, il 2018 for vintage 18 il 2018 è stata una bellissima annata, molto fruttata, e il 2018, il 19 e il 20 a Bordeaux parliamo. I'm sorry because it's difficult. Yes, you're right. Yes, you're right. Only if they speak Italian you can use it. Sorry, I cannot speak here at the same Ma time. infatti, quando parlano in italiano lui se la mette. So, wait.
as I told you, Allora vi dicevo, 2018 è una delle più belle annate. 18, 19 e 20 sono state veramente 3 annate incredibili. E quello che è interessante è appunto andare a vedere, lo vedrete, no? Questi vini, queste annate le vedrete e adesso è il momento giusto per apprezzarli già. Non serve aspettare 10 anni. Questo vino si può bere ora, già, e lo si può apprezzare molto bene, quindi già è molto espressivo. E posso anche aggiungere qualcosa riguardo alla classificazione. Vi dicevo che è un cru bourgeois exceptionnel, perché a Bordeaux, tutti lo sanno, c'è la famosa classificazione del 1855, no? Dopo il Loire riguarda questa classificazione, ma c'è anche la classificazione del cosiddetto cru bourgeois, e questa classificazione è stata rinnovata nel 2020, quindi abbiamo una nuova classificazione ora, e questa classificazione, che è una sorta di piramide, abbiamo 14 cru bourgeois exceptionnel che vengono considerati fra i migliori cru bourgeois, e Le Croc fa parte di questi, appunto, di questi cru bourgeois exceptionnel. Naturalmente se avete domande sarà un piacere rispondervi. Anche non so se volevamo dire qualcosa del vino. To have a great part of tasting, incredible part, because it's not simple to find. So the two wines, I would compare the first and the second, and so the first and second are sweet. The first one is sweeter and softer, and acidity. So acidity is slightly lower. Acidity slightly lower. The second one has also a vegetal note on the nose and a little bit of vegetal that gives a bit more push. And the first wine is simpler to drink, I would say, a bit more comfortable than the second one, which is more better for restaurants or gastronomy or pairings, whereas the first is simple but very deep too. The fruit is pretty concentrated, whereas the first one, the fruit is more concentrated and ripened, mature, pleasant, and on the nose, the first nose is more reminiscent of a candy, sweeter, softer. And the second one, on the contrary, as also with the wood, the second one is more persistent. It closes a bit more ethereal in the finish, and it's also a bit tart, a little bit. They are both great and easy to appreciate now. In any case, I think these wines, so it's useful to taste them now to understand the style of Saint-Estèphe. As we said, this style, which is with higher tannins and acidity, and that more acidity compared with Margaux, for instance, that are softer and pleasant. However, these are wines that have great aging potential, remarkable aging potential. And the pleasantness of Bordeaux is that wines immediately are simpler to drink and easier to appreciate, especially because of this fruit, also as a result of the soil, which is slightly clayey, where we can have much more softness. You know that clay gives a lot of on impact. It's a kind of cushion, a pillow, and makes the wines softer, so it smoothens. Then depending on the winery, from producer, from one on the other, woods are different, the time of harvest are different, and the style is different. But this is very typical of Saint-Estèphe, and that's a great example. Not because the producer is here, of course, even though I'm very happy
happy to have him here, but you know that these wines are very, very good. I have never tasted the second wine, so it was a surprise to me. Sort of Croc had it in the wine list abroad, and then I'm very curious about the next two. But let's say that the beginning is very, very promising, and we are very happy. Olivier, the question for you. With Olivier, the ho una change of the domanda. weather, Col is there cambiamento a del change of clima, del your tempo, Cabernet c'è un Sauvignon cambiamento in this part of your c'è un life cambiamento nel because Merlot e nel of very, very Sauvignon, different geology perché la that the weather geologia are changing. It's very important to find something subisce un impatto di questi cambiamenti climatici, quindi volevo capire se c'era, cosa pensi per i prossimi anni. Questa è un'ottima domanda perché sicuramente il clima sta cambiando, talvolta non tantissimo, ma penso che in futuro avremo più Cabernet Sauvignon e più Cabernet Franc. Quindi diminuiremo la produzione di Merlot e quindi studieremo anche nuove varietà. Ma devo anche dire che a Saint-Estèphe talvolta il Merlot è davvero molto ben adatto al nostro suolo argilloso. Comunque sicuramente è una domanda che ci facciamo anche noi. Ma il Merlot è lo stesso oppure la geologia non richiede cambiamenti? In realtà anche gli altri sono vicini a noi e la maggior parte dei produttori hanno aumentato il Cabernet Franc, meno Merlot e più Cabernet Franc. E stiamo facendo la stessa cosa in Italia, anche in tantissime regioni importanti, quindi stessa tendenza. In Toscana stanno investendo molto e piantando più Cabernet Franc. Quindi è come un ritorno al passato, no? Quindi il Sauvignon e il Franc. Sì, questo è importante, questo sarà una tendenza che interesserà un po' tutti, quindi ritorneremo al Bordeaux originario. Sì, è anche importante andare piano e anche per non fare errori, perché noi stiamo studiando ma lentamente come procedere. Hai già parlato del secondo vino? Allora, qui passiamo da Saint-Estèphe a Saint-Julien. Quindi Saint-Julien, il nome dell'azienda è Léoville Poiferret, sono 80 ettari, quindi più grande del primo. Le due aziende sono a 10 km e sono separate dalla denominazione Bogliac. Perché? Perché Le Croc è nella parte meridionale di Saint-Estèphe, dietro Château Coste-Stornel, e Léoville Poiferret, come Léoville-Las Cases, sono invece nella parte settentrionale di Saint-Julien, vicino a Château-Latour e Château-Bichon. Quindi siamo separati dalla denominazione Pauillac. Il terroir è diverso a Saint-Julien e per opposizione potremmo dire che qui si parla di un vino mascolino per Saint-Estèphe, Saint-Julien invece è più uno stile femminile. Saint-Julien produce vini che sono molto equilibrati, molto morbidi, con tannini molto ben integrati, quindi molto facili da apprezzare anche quando sono giovani, anche se possono invecchiare molto. Quindi è una caratteristica molto specifica di Saint-Julien che sta tra Margaux. Margaux è un vino delicato, Pauillac è molto forte, quindi Saint-Julien prende un po' entrambe le influenze, quindi l'equilibrio che è una parola molto importante per questo vino. Sarebbe anche interessante una cosa che vi consiglio di fare, anche assaggiare il primo. And it would be also interesting to taste the first one and then go back and see also the spicy note, much more in Saint-Estèphe than Saint-Julien. Often, when I taste the Saint-Julien, I think of candies, not because it's simple and sweet, but in terms of fruit, type of classification of the fruit. And often between the first two and the other two, what is the difference? It's the relationship between tannins and acidity. Saint-Estèphe is masculine and femininity, even though the old school of storytelling talks about that. But we can talk about a more stronger character
And we have to do gender equality, so we should avoid this feminine masculine. However, Saint-Estèphe to me is more typical, or better, more with tannins, stronger tannins, and also that's perceived much earlier than sweetness and acidity and crispiness. Let me say crispiness, but that is more pronounced compared to the two Saint-Estèphe. An interesting thing is the type of fruit that you can compare. That's why I told you taste 3 and then go back to 2. Because if you taste 3 and 4 and then you go back to 2, you have a sort of cherry, unripened cherry, so fruit that is soft and pleasant, but in terms of maturity and ripeness, it's not yet fully ripened, so the style is very modern. Che poi mi perdo se parlo troppo italiano. Mi scusi, signora traduttrice. Si figuri. Stavo dicendo, So I was saying, in terms of styles, I mean, the way I like to taste wines, so you always try to segment and understand the acidity of one, the acidity of the other, tannin of one, tannin of the other, because of course we can just say I like it, I don't like it. So if we talk about a typical style, or if we talk about something different, and I think that both are wines. And so this is an iconic wine. So this is not a new producer who is testing, trying. This is an historical producer. And both wines there are classical elements in the style. Then if we go back to the character, more intense and strong, more around tannins. And now if you go back, you perceive the spiciness, pepper, wood, more pronounced compared with 3 and 4 for 1 and 2. And so this is something stronger, and also the nose is slightly drier, and it gives us less the sense of fruit and pleasantness and pleasure. In the first two, we expected they were more round, but if you go back, if you consider the fruit in 3 and 4, we have spices. We have spices more on the palate. And also something else which is pretty typical is that, which is according to me pretty typical, is that Saint-Estèphe often on the nose and the palate are slightly different. The nose is slightly more expressive and spicy, and the palate is more fruity. Whereas for Saint-Estèphe, we have fruity and sweetness related to this unripened acidity also on the palate. So there is a better match. Try to taste them and focus on this, the matching between the nose and the palate. So these are wines that maybe we don't always taste. So please to focus how is the acidity of one, how is the acidity of the other, then compare tannin versus tannin, then alcohol versus alcohol, and then wood versus wood. And that's interesting because this tells you better what you are drinking and the differences. When we taste two things which are fairly different, like in this case, there's a contrast. And when there is a contrast, it's easier for our mind to understand information and save it. Because when you go home, well, how is Saint-Estèphe you want? A bit harsher, a bit stronger, with more powerful tannins. And Saint-Julien is how we have just described it. We are done with the 4 wines. I have nothing to add. Non ho niente da aggiungere dopo. Non ho niente da aggiungere dopo questa spiegazione così completa. Volevo solo dire magari qualcosa più che altro delle diverse etichette. Il primo Saint-Julien è Pavillon de Louis Franferré, che è un secondo vino, come il Lacroix era un secondo vino di La Croc. L'altro si chiama Moulin Riche, l'altra etichetta, che è un grosso appezzamento di 20 ettari che si trova nella parte meridionale del terroir. Quindi questo significa che in questa parte di terroir il suolo è molto diverso, ad esempio più simile a Château Talbot. E per darvi un'idea,
più si va vicino al fiume, più ci sono dei sassi grandi, e in questa zona invece c'è più sabbia, meno ciottoli, e quindi non produciamo lo stesso tipo di vino. E quindi ecco perché abbiamo deciso di fare una label, un'etichetta specifica per questo. E poi il terzo naturalmente è le Vieux Ferré, che è quello che noi chiamiamo un grand vin, quindi cerchiamo di estrarre, cioè di produrre proprio il top della produzione, il top della qualità. Una cosa che vi consiglio di And fare also, anche, perché secondo me le also, I suggest he talked hanno about Talbot, that is espressionisti another very important expressionist, and that's my personal taste, of course. The wine, I mean, quality is something very objective, but then the taste can be very different. You may like one or the però other. secondo me However, è uno Louis dei vini Fer classici che is possono one of the rappresentare molto classical bene un that can determinato territorio, che non è solo Bordeaux, ma è represent anche very Saint-Tropez. well Una Bordeaux, cosa che vi but invito a Saint Julien fare in anche, perché particular. And I Saint-Tropez si also parla anche molto invite you to, spesso because Saint dell'acidità. Julien, they Questi often vini talk si about incappano anche così tanto, acidity. They spesso live so cambiano la long, materia prima in modo this, che abbiano un po' più lunga so if we want to campano be così tanto nel tempo not perché very comunque sono formal, dovuta so they live long tannini, because la they have parte excellent alcolica comunque tannins, sicuramente all'intensamente delle alcohol, temperature because molto più also in ampie, decrease of ma poi temperatures is very innanzitutto good, fate and scaldare also bene il if you liquido. warm the Prendete il liquido wine ferro, in fatelo if scaldare you a lungo, take Louis sentite Prefer and l'acidità che you comincia a warm it in the battere mouth, molto acidity is forte. pretty strong Alcune volte on the viene un attimo nascosta dal discorso palate. della frutta, il tannino, il legno, Sometimes e you non have si prende tannins magari and neanche wood, tanto and you focus on this, and non si fa neanche tanto caso a you queste don't pay determinate cose, attention però to l'acidità è these uno things. But acidity di quei, is diciamo, an element, so is an di quei agent, carburanti che is some hanno kind of bisogno di qualche fuel tempo per that riuscire the a fare wine tutto il suo as a percorso car aromaticamente. needs to live Questo qua longer. secondo me So it's a si fuel sente for aging. molto And in acidità, Saint si parla di Julien, there is a acidità, lot of per adesso io acidity. penso ai diversi It talks comuni di about Bordeaux, acidity. If I ognuna think ha parte about sue communities peculiarità. in C'è Bordeaux, each one Pauillac is che è different. impregnato Pauillac di has certain notes, qualcos'altro, Margaux other Saint-Estèphe, notes, eccetera, eccetera. Saint-Estèphe, E su etc., and Saint-Julien etc. sicuramente ho For questa Saint fruta Julien, we molto have meno this fruit matura that is rispetto less un ripe, tannino che in questo and caso qua è molto tannins are evidentemente è evidente che è molto evidently inferiore rispetto agli is altri, less than the l'acidità è others, superiore, but i tanni acidity sono is molti higher, per questa certainly percezione di because of frutto this che è un po' perception meno of the maturo, fruit, which e is non come si sente less come si fa a ripened. determinare. And Adesso in any case, abbiamo it's an parlato example di of prestigio, abbiamo roundness. pure parlato di So I'm bianco, not talking about è an molto unripened difficile cherry percepire that si is very parla astringent solamente and not di pleasant, nuanze not at molto all. molto These fini, are very molto fine molto nuances, very delicate, però in delicate questo caso non è nuances. così, But in è this una cosa case, che a they me are piace evident, molto, and this is in something I like particolare a un lot. buon In vino particular, che when I abbia drink a le wine, I caratteristiche di quella like it as the determinata zona. Quindi quando characteristics vado of al that area, ristorante because when I go to ordino the restaurant, Mww I October, order le perché Vieux Saint Ferré Julien to si drink sente Saint automaticamente Julien, in and I queste note, expect o these in notes, una tipologia di or questa nota, this o kind comunque of la notes in any presentazione del case, territorio. representative Tutte of the le territory. eccezioni sono And sicuramente all the exceptions are sottili, quindi certainly sono excellent sempre wines, ben clean, accetti. very È una cosa welcome. che a me But piace what I e a me like piace in che particular, sorprende. I mean, Quando I don't like assaggio un vino surprises. di When Saint I Julien taste a rispetto wine from Saint Julien, I expect something like this. Thank you. I totally share your advice. Saint-Julien is Sì, sì, very sono specific. d'accordo, Saint Julien è Maybe the molto word particolare. we use more Forse for la parola Saint-Julien che is usiamo balance. soprattutto è Because we balanced, think when equilibrato, you taste wine from perché Saint-Julien quite often, spesso everything is at the right ogni time. cosa è al Everything on the punto same giusto, line, no? well Come balanced, and it can sulla age stessa very linea, long for e 20, può 30 years. invecchiare per But 20-30 finally, you anni, can taste it ma now. si può anche So this I think apprezzare già very important. adesso, e questo Really quindi è molto fresh, the acidity is importante. pretty high, quite L'acidità è high in molto alta confronto comunque, if you è want to abbastanza compare alta se la with andiamo a Saint-Estèphe. confrontare con Absolutely, Saint-Estèphe. I Sì, think it's sì, a question of balance because l'acidità è I'm una not questione di sure that equilibrio, is perché balanced. I'm not sure that it's higher nelle analisi acidity, non credo che but there is l'acidità maybe sia più less alta, ma tannin, forse c'è so meno you feel more tannino the I e don't quindi acidity. si speak about percepisce l'acidità di più. Sì, Yes, sì, I infatti feel non it. sto parlando Absolutely, della, I agree with dell'aspetto you. analitico, I ma think it's della in both. sensazione. Sì, e anche la frutta, Because il it's more frutto si acidity. percepisce in modo diverso proprio perché l'acidità è superiore. Io penso che possiamo andare con Blanc de Blanc. I think we can move to the Blanc de Blanc. Can you make us or give us some
ci puoi dare qualche anticipazione sul vino che andremo ad assaggiare ora? Montpellier Blanc. Montpellier non è una produzione della mia famiglia, ma è una produzione entre deux mer, che viene da una famiglia spagnola. Il produttore è un amico, lavoro con lui ormai da 25 anni, quindi conosco molto bene la sua produzione ed è divertente perché Montpellier è forse più famoso in Asia molto che in Europa. E veramente probabilmente conoscete Mangas, in Giappone, Cina, in molti paesi asiatici è veramente una star ed è un Bordeaux sicuramente ottimo. Quindi adesso assaggiamo questo bianco e talvolta non si ha l'idea, non si pensa ai bianchi di Bordeaux perché il Bordeaux è un rosso, ma ne abbiamo comunque. E penso che ci siano ottimi bianchi in Bordeaux, ma non ben conosciuti, quindi questa è un'ottima opportunità anche di scoperta. Wine tasting want a beer because it's a white style, and now we know that for E the adesso future, sappiamo che when per we il start futuro, getting great quando si important, inizia con un red wine, grande we can finish vino with a white wine or rosso the importante, dobbiamo chiudere con un bianco different o Italian style. So con we una start with the birra. white wines and we go Perché di slowly solito with noi the iniziamo col bianco e andiamo al rosso, però ha senso chiudere con il bianco. Naturalmente no. Posso anticipare una cosa? Posso dire una cosa di un altro esempio di vino bianco? Alla fine posso farlo? Non ho capito. Volevi assaggiare il bianco dopo? No, ad esempio nella mia regione Alto Adige noi di solito beviamo Gewürztraminer, che è un bianco, dopo tutti i rossi. yes, I know, but it's an aromatic one. So Yes, of course, but Ma perché è un aromatico? no, but for me it's incredible. It was the first time when it Ed è started. stata la So prima I went volta, for the cioè la first prima time volta with Olivier and sono andata Lorenzo con in Bordeaux Olivier e Wine Lorenzo in Tasting. Bordeaux e di solito lì si parte We dai started rossi. one taste For dinner, for dinner, we used to start. E ad esempio a cena noi iniziamo anche noi con il bianco. I think for me, Ma it's a comunque non question ci sono for delle tasting. regole, diciamo, ma secondo me per le degustazioni è meglio chiudere con il And the bianco. first time Non so, poi mi direte voi. E infatti la prima volta che sono andata da Olivier mi hanno detto va bene, iniziamo la degustazione. aspettate un secondo. there is a microphone for Orazio Magnazzi. Orazio. È semplice, guarda, Yes, it's the same. I agree with you, Orazio, but the first time that I started this new Sì, la prima volta che comunque che ho iniziato con una degustazione ero a Bordeaux con Olivier, dice bene iniziamo e il bianco no, il bianco è alla fine, è questo che volevo dire insomma. E adesso sono d'accordo con Olivier, sono d'accordo. Regarding Montpellier, Allora, dicevamo, Montpellier, dovete sapere che questa famiglia ha un'azienda molto grande, Nato de Mer, e Montpellier è la parte più alta, quindi la produzione migliore. Quindi questo bianco, anche se è un Bordeaux, è prodotto ed è come un classified rose, nel senso che hanno tanta cura, viene raccolto a mano, viene invecchiato in botti nuove. Abbiamo parlato del Sauvignon Blanc, questo è 70% Sauvignon Blanc, ma anche Semillon, c'è anche un 30% di Semillon, quindi ha un grande potenziale di invecchiamento e a me piace sempre tantissimo un Montpellier Blanc dopo 3 o 4 anni. E, sorry for you. So this one can age and you can quindi ha un ottimo potenziale di invecchiamento e a volte bisogna aerarlo prima di berlo perché sicuramente ha bisogno di ossigeno. more or less we are at the conclusion of this wine test because we have Siamo alla fine perché abbiamo anche il produttore Federico, scusate, il patron della Milano Wine Week. this wine testing grazie a Federico che è venuto a salutarci.
direi che è d'obbligo So I'm happy that he is here. un applauso. So it's a big pleasure. We are really honored. Parlo per livello, no? Infatti, che non lo so perché ormai qui ci stoppiamo, no? Grazie a Dio abbiamo anche una bellissima audience internazionale quest'anno. So it's also happy that we have international guests, so we use more and more English and Italian. It's a great honor, the collaboration with Partesa for wine, with Alessandro. So besides I mean, we are friends, but we have a common vision about wine. The world of wine that has to change in the communication. It has been a great, Wine Cube was a great success on Monday and Tuesday at the Design Studios. It was truly great satisfaction to involve Partesa and have Partesa in Milan. Anche perché abbiamo già definito le date di rinnovo in collaborazione. Also because we have already decided the new dates for Milano Wine Week. Oh, he knows the dates before me for the next one. He is the owner of the boat. No, I'm just. In any case. So this is a very important point. These great master classes, these events, allow us to invite producers, very important producers like Olivier, international producers, and so the international presence will be more and more present, will be bigger and bigger in Milano Wine Week, because we don't want to just talk about the great Italian wines, but we want to become a big event where we discuss about also the international market, evolution of wine communication, and the relationship with the wine professionals, but also with consumers, with end consumers, because we all have to make wine communication evolve. These events are very prestigious, that make this event prestigious, and so I thank Alessandro. And I think that these tastings are part of a roadmap, of a journey that will continue over time, because next year there will be an international section, much bigger than this year. And we truly want to invite many, many more international producers from other countries to discover what we are doing in Milan. As you can see, this city is celebrating wine. There are activities for the two targets. Of course, we have these events more for wine experts, but we are also having citizens and consumers have fun with wine. Yesterday night here we watched a soccer match, a football match. So today we have such an important tasting. Yesterday we saw Barcelona versus Inter, and we tasted cava and Italian sparkling wines. So the setup was the same, but they were watching the match. Of course, I am a fan of Milan, so it was not nice to see Inter, but however, people were very happy about this experience because it makes the world of wine a wine that communicates in a different way, also with very popular things like football, like soccer. And I think that sharing these moments that are very vertical, very for professionals, and then also the ability to involve consumers, because so winemakers don't talk to those who actually drink wine, and Alessandro and myself agree, and we are doing many things to communicate to the end users. And so we will try to make this grow more and more in Milan with your presence, with the presence of great producers such as Olivier, and great journalists like Eros, and wine managers like Alessandro, who will always help us more and more to turn this event into the most important wine event across the world, which is not a trade show. I would like to add something for Partesa. Well, for Partesa, it's fundamental to embrace
a very important expert of what Federico said, because besides being friends with Federico and myself, we have a great vision, because we want to involve new generations, the young generations. They have a language and dictionary that is completely different. They are much better prepared than what we are, because they have the opportunity to revolutionize and to travel a lot and to taste anything that comes from anywhere in the world in a very short time. On the contrary, we had to go to California to taste California wines, whereas now young people can have everything available in the shortest possible time. And this is fundamental. And this has led to this collaboration that has to take Partesa, Milano Wine Week, and all those who will join us, because this is not an exclusive club, because we don't want to do something only for ourselves in front of the fireplace with friends. We want to share. And this is also the common denominator. We want to involve young people, young generations. And I'm very proud I could host Olivier for a very simple reason, because Olivier has always said that Bordeaux is the most important area in the world, but the less talked about in the world, the less discussed in the world. Many other areas, especially in France, have become more famous than Bordeaux, which is the most famous in the world, because it was established in 1895. So they have been a master for the entire world, and we have to rediscover it in the details. And we want to be as cultural as possible, Olivier. We just don't want to distribute wines from your wineries, part of your family, or any other wines from families that we will distribute. But what we want to do is to help also with social media, that will be only online through podcasts and video, to tell why these wineries are mythical wineries internationally. So thank you for being with us. Thank you so much to everybody. Just to finish, I would like Grazie tantissimo, e vi voglio anche dire che voi vivete in un paese che produce vini fantastici, quindi sono molto felice che siete comunque interessati ai vini di Bordeaux. Quindi continuate a pensare a Bordeaux, mi raccomando, non dimenticate Bordeaux. Grazie. Se avete qualche domanda, ovviamente assolutamente a disposizione. Feel free to ask any questions if you have questions. O se qualcuno vuole aggiungere qualcosa a livello della And also, if you want to add anything, because it's nice to have interactive tastings, it's better to have some discussion. And I would like to thank Ilaria, who has helped us a lot to organize this, because everything worked beautifully. So I want to thank Ilaria and the staff of Federico, because without her this would not have been possible. Thank you for the tasting, which was fantastic. I have a question. I know that the distribution system of Bordeaux is very structured. Just to make it simple, the sales in the winery directly is very rare. So you don't sell in the wineries. And so with the tourists, with the wine tourists, what are you doing in Bordeaux with wine tourists? So wine tourism, what's the approach? Before they answer, I would like, because what we offer in Italy, something new happened in Italy. Also, let's think about that, because it's a nice storytelling thing. Yes, we have never approached Bordeaux before we knew Olivier, we met Olivier, because, you know, the world of Bordeaux is, of course, he is a producer and a négociant, and so he has also one of the most important négoces.
Having said that, he gave us the opportunity, especially with these wines, to be the representatives for Italy, and this was something that had never happened before. And this is very important because finally, and perhaps he was one of the first to do that, and to adopt this new vision, also commercial vision, so to have a reference person, of course, such as Partesa, as a distributor, to be the guarantors and the custodians of certain brands for Italy. And this is something new, because for the rest of the world, you only have 5 or 6 big Bordeaux wines in the hands of the Bordeaux, and those who really love this wine can buy big producers who are looking for the market, even though they make Bordeaux, which is one of the most important wines internationally. So I always say we are Italians, and as distributors, we have the duty to make our wineries successful. I mean, like big football players have to be successful. So especially, so Mino Raiola is my idol, and you know who I'm talking about. So being representatives and take care of the interest of the people we represent. So we are representatives not just economically, but I mean, we take care of anything happens from the cultural standpoint, in terms of communication, and also we decide how to manage the situation. So we have a duty towards our partner, important partners, to achieve certain successful results. Today, the world of wine trade has to change. So the communication has changed, the generations have changed, and we want to change. We want to have an approach towards communication, towards wine lovers, and towards the partners, new partners, because we have to be more and more responsible for the success and failure too. It's not just about the style of the wine that makes the success, because if the distributor chooses a style, it's because the style has to achieve a certain success. So the distributors has to choose the right partners, because if the partners are the right ones, everyone will be successful. Maybe I'm adding something just to answer precisely. E vorrei aggiungere qualcosa, perché sì, noi siamo anche dei negoziant, oltre ad essere dei produttori possiamo avere delle label, delle etichette esclusive. Questo fosse un po' diverso rispetto ad altri chateau di Bordeaux. E poi per quanto riguarda l'enoturismo di Bordeaux, ebbene abbiamo cercato di copiare quello che fanno i californiani, no? Quindi coinvolgere sempre più persone, quindi tutti i nomi famosi, i famosi chateau sono più aperti adesso, mentre in passato tutto era chiuso e i turisti non potevano entrare. Adesso è completamente diverso, sta cambiando molto rapidamente. Grazie, vuoi dire qualcos'altro? Quello che vuoi. Io ti prendo come esempio perché insomma... I'm asking you if you want to say something. I give you the microphone. Perché è bello confrontarsi, no? Well, first of all, I want to congratulate on this tasting. Innanzitutto complimenti e congratulazioni per questa degustazione in cui abbiamo assaggiato 2 aree, il primo e il secondo vino, che secondo me sono... Cioè, questo è un ottimo modo di organizzare una degustazione, anche perché è un modo molto didattico. Se confronto il primo e il secondo,
abbiamo visto, tu avevi già sottolineato l'acidità nel secondo rispetto al primo, e nel Poiferé ci sono i tannini e la salivazione dovuta all'acidità e sicuramente anche l'equilibrio di questo vino. Quindi sicuramente Poiferé è un grande vino. D'altro canto, anche i grandi tannini di Saint-Estèphe, in particolare del secondo vino, sono veramente molto raffinati. Quindi molto interessante questo tipo di degustazione. Qual è la differenza tra il 18 e altre annate degli ultimi anni? Perché so che il 18 è considerato un anno abbondante, una vendemmia abbondante, quindi con tanto vino, anche una grande vendemmia, una grande annata. Ma se confrontiamo con, ad esempio, altre annate come il 10, in realtà per noi non è stata abbondante, per noi abbiamo raccolto poco. Il 18 in Bordeaux diciamo che è una vendemmia speciale, è un'annata speciale. 18 la si può confrontare, che so, se ritorniamo all'82, 2003, anche 2009, annate del genere, quindi con tanto sole, e anche l'ultima, 2022, è un qualcosa che sarà simile al 18. Quindi il problema per questo tipo di annate a Bordeaux è che non vogliamo produrre vini con un livello troppo elevato di alcol. C'è molto alcol, 14,5, ma in realtà non si sente perché i tannini sono integrati molto bene, è una questione di equilibrio. Quindi l'idea è di non percepire molto questo alcol. Naturalmente questi vini non si possono bere caldi, naturalmente, comunque non si sente molto, ed è sicuramente una delle annate migliori. E anche per rispondere, quando hai fatto il confronto tra Saint-Estèphe e Saint-Julien, è una cosa che mi piace sentir dire, perché cerco sempre di spiegare alle persone appunto che non produciamo dei vini da cuvée, nel senso che noi abbiamo tanti terroir e vogliamo estrarre il meglio da ogni terroir, non fare dei vini specifici senza una filosofia. La filosofia è semplicemente quella di andare a prendere il meglio dal terroir, e questo mi piace quando si sente la differenza tra appunto i vini, quindi quando sento dire che c'è questa differenza. Te la faccio in italiano I perché è have a molto question in complessa. Italian because it's very complex, and luckily we have the translator. Qual è la differenza secondo te fra i Which degustatori is the italiani difference come i between francesi che sono in Italian grado tasters and per fresh rispondere alla tasters, Premier, because you work di in avere Premier, quello che and è so they un can approccio have a stilistico per il stylistic futuro, approach cioè for the assaggio il future. vino e So mi I taste determino the la one grandissima and I qualità quando establish the ancora è in quality vino. when it's still in the Qual è la barrel. What is the differenza e quali difference sono by the tasters, so the le people who forze taste in secondo te France tra and the people Francia who e taste in Italia Italy? in questo And momento per avere comunque un'espressione how can we have di any ricerca anche expression della in terms of qualità in research of futuro? quality in the future? I'm not sure to really answer the question because you asked me what is the difference Non so. between the French consumer and the Italian No, consumer. no, 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 Different feeling? forse la traduzione è differente. Ok, riparto. In Francia In avete un France, premier, you have the quindi avete premiere. qualcuno che So you have comunque determina someone quali who sono, magari ha tastes puntato il vino and prima says what di is the andare in quality of the bottiglia. wine Quanto before è you put it in importante the mettere nel bottle. mercato? So how important is this Okay, so in Italy versus France? yes, the idea is to explain, for the big Ah, wines, adesso ho most of the capito. people, Per i grandi professional vini, i professionisti, i journalists, they giornalisti taste wines in assaggiano i barrel. vini And this is già what we call ancora this nella en botte, primeur. quindi questo è in So primeur. this wine
e vino molto giovane prima dell'invecchiamento. E quindi naturalmente l'idea è un lavoro molto specifico, ossia bisogna assaggiare il vino e immaginare quello che diventerà tra qualche anno. Quando ero giovane l'ho fatto per la prima volta, non capivo niente. Naturalmente più fai pratica, più capisci. È solo una questione di pratica, di esperienza. Volevo fare invece a Eros I have also a question successivamente. for Eros. La domanda è, So perché my loro question is, sono in why grado di prevedere can il they futuro e predict farlo the influire a future tutto il resto del and mondo e noi non lo make facciamo in it Italia? drink to the rest of the world and we don't do that in Lo Italy? facciamo. Perché We don't do that. diciamo che Why? comunque vive secondo me Well, Bordeaux let's su say questo that dogma che Bordeaux la has this Borgogna dogma essere like Bourgogne. They had a lot of history behind, and certainly if we drink the 1930s, 1940s, they are still great. Whereas in Italy, quality is different. Take Bolgheri, and that would be the end of the 1990s, so there's not so much history. And then if we talk about other regions, in Italy, in Piedmont, I drank a 1946 of Partesa di Barolo, but there were 6 producers who from 40, 60, 50 were making great wines. So it's difficult to compare, At the moment, there are some winemaking areas which like Bordeaux, because Bordeaux has modernized a lot. And also I would like to have your opinion about the modernization of Bordeaux, because also because of the temperatures. We don't have 12.5, 13 degrees, and now we start to have more the style so Bordeaux wines are much more modern. So depending on the areas in Italy, we are working better and better. We are very young. We have to work, the work of the distributors, communicate the right things. And at least the things that we think they are right. We have to look for guidelines. And according to me, also Bordeaux is modernized very much. Also, Lovet Préfet 2001, Lovet Préfet 2018, maybe 2005 was maybe superior from the analytical standpoint. Then, Olivier, you will tell me 2005 versus 2018. But the style is completely different. And so also Bordeaux is adapting. So we are trying to look for our approach, but I think that also Bordeaux has never been so... Well, you talked about journalists. Olivier, what do you think? The server Bertin is a journalist or a critic, a wine critic or a journalist? The server or Betan? The serve or Bertin is a journalist or a critic? I know Michel Pétain from... I'm not good politically. No, but I know Michel Pétain for a very long time. So, Bertin lo conosco da tanti anni, secondo me è una persona che davvero è capace di assaggiare i vini, perché tu mi hai detto che per la primeur ci sono dei giornalisti, i giornalisti sono diversi dai critici, ma ci sono anche i distributori. Sì, l'idea, c'è anche la parte commerciale, non in Italia. The problem is that the commercial part in Italy is not considered in the tastings. And on the contrary, the distributors are important in the market. And in the US, in France, distributors are considered important parts of the wine criticism because they distribute the wine, and so you have to know the wine. But today, in any case, in the premiere, this is premiere, I think it means primeur, distributors, large distributors, the commerçants, are in any case involved in the choice. Am I right? When there is this unpremiere tastings, do you involve distributors? yes, you're right. But in fact, first of all, for me,
Sì, però innanzitutto è tutte e due, quindi le persone vengono a Bordeaux e assaggiano e analizzano e poi sì, possono essere distributori, commercianti, ma questo è un altro aspetto. Michel Betan è una persona che conosce i vini di Bordeaux benissimo e per me il suo consiglio è un qualcosa di molto interessante. Altri giornalisti non direi la stessa cosa. Alcuni sono competenti, altri non sono altrettanto bravi, secondo me. Allora, io colgo l'occasione di quello che ha detto I would Ale, like to profit perché from what ci sia Ale said because I think that we have to discuss very seriously about the participation and the people who are involved in the assessments of wines, in the tastings of wine. I think we should give more space to real professionals. Here we have a great journalist who is also a sommelier like Eros, but also you have sommelier of two kinds, more that do that for hobby, so people who like this world and that follow trainings, and then like many people who are here from FISAR, some devote more time, others less time, give this service during wide events with a huge quality. But be careful, because this is different from professional sommelier. Because think of the representatives in Italy. In Italy, we have very important sommelier federations who have people mainly who don't work in restaurants. You see what I mean? So giving more importance to associations that represent professional sommelier, and because this is a job that is somehow getting lost because the waiters, we had this shortage of waiters in Italy. And so having given the award, like the wine list award that we gave on Monday to, and Orazio is one of our judges in the jury, and that was very important. We had many restaurants coming from all over Italy because finally they see that we recognize the value of their work, because you talk about the cooking but not about the waiting, the waitressing. So the waiters must be taken into account much more, because these are not only the people who taste these wines, but they sell these wines, put them in wine lists. They have a commercial touch. And also the same for distribution. Distributors should be involved more. I think that the fact that the assessment of wine, the tasting of wine, is in the hands of few people who count is, I don't know whether this is still modern enough and up to date enough. Because in Italy, we have the need to extend, to enlarge this vision. Because in order to involve consumers, we have to involve the people who talk to consumers, the restaurant owners, the people in wine bars who receive, for instance, a retail award, distributors. So we have to work with these people who are in contact with consumers. And also, I think we should, at least in Italy, we are in a somewhat particular moment for media, so the sectorial media, the wine media, there is a lot to do, because we have a turnover of 12.5 billion in the wine industry, and we have a few specialized media, wine media, very few compared to what we could have. And above all, they don't reach all the audience. And so I think there is a lot of work to do in many areas. And also, like Ale said, we should learn from Bordeaux. Because here we have to talk about role models, models that we have to import and adopt. And so according to me, what you said, and also these events are useful to understand what is happening in other places and how we could improve, drawing inspiration from these places. Perché? No, poi.
So it was a pleasure listening to what you said. Questa digressione Yes, che comunque this is an sempre interesting formativa, digression, e se non si fa in and questi anni non so that's a very quando good si possa occasion fare to una cosa make del these genere. comments and these Quindi io, se non ci digressions. sono altre domande, However, prima di if you have tutto no ringrazio additional per questions, essere I'd venuto like to direttamente dalla thank Francia a incontrarmi e Olivier capire for quali sono i coming nostri straight to interlocutori in France Italia. In onore to della meet Milano the Week, per la Italian prima volta, Wine comunque Week per aver dato audience and l'opportunità for dopo giving la nostra us the partnership opportunity appena after iniziata our anche per partnership raccontarvi and qualcosa for a voi sharing che oggi vi something to seguono you who ovviamente have iscritti a questa decided masterclass, to join ringrazio us for the Olivier e fare un applauso a lui masterclass. So perché Olivier, let's give a big round of applause to him. it has just been all the pleasure was for me, really. To meet all these people, Piacere tutto mio see this so incontrare much voi attention on this e wine, vedere so così tanta thank you, you are attenzione per totally questo open vino, quindi mind and it's grazie, mi very piace la good. You're apertura Italian people. mentale, siete italiani, insomma, grazie. Eros De Boni per averlo rubato a 100 And minuti che Eros the aveva Boni, who was very quando gli busy, chiedo but ogni when tanto I qualche ask him, favore abbandona tutto, quindi sometimes per me Eros è un leaves fratello everything come and è un joins fratello me. Federico He's a e brother, like Federico Federico ringrazio too. sempre Federico per is a l'opportunità di brother, poter and I'd raccontare like to quello che thank di him buono stiamo for facendo. Quindi sharing ringrazio sempre the good Federico things we are e la doing Milano together. Wine Week So I'd like to per thank l'opportunità Federico che and ci dà per Milano Wine Week raccontare for ciò che the di buono opportunity cerchiamo to di fare tell what we nell'arco della try to nostra do carriera. in E our ringrazio career, tutti in voi our job. per And essere I'd like stati to qui thank a you all partecipare a for questo evento. joining us in this tasting.